Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli per quanto riguarda la botta ricevuta alla caviglia da Kvaratskhelia nella partita Albania-Georgia. Ci sarà col Cagliari, non ci sarà col Cagliari, andiamo a vedere cosa sta succedendo. La situazione Mario Rui e il mercato che in Turchia ovviamente chiude domani 13 settembre. Il Besiktas ci ha provato, ci riproverà molto probabilmente il Galatasaray, proposte che quella del Besiktas già diciamo rispedita al mittente. Il Galatasaray, c'è una situazione con Zaleschi, ma andiamo a vedere cosa sta succedendo anche lì e facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il gruppo di lavoro che Conte ha a disposizione col rientro dei nazionali. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, mi raccomando, per chi passa per la prima volta sotto questo video iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, passaggio importantissimo per restare aggiornati cronologicamente su tutto ciò che succede appunto sul canale stesso. E l'obiettivo, anche se difficile da raggiungere, ma confido nel vostro aiuto, è arrivare a 5.000 iscritti entro il 31 dicembre 2024. Partiamo dalla situazione Kvaratskhelia. Nel corso di Sky Sport 24 è intervenuto l'inviato Sky Francesco Modugno. C'era apprensione per Kvaratskhelia per una caviglia che gli faceva male, era stato costretto ad uscire al 75esimo di Albania-Georgia. Oggi è rientrato a Castelvolturno ed è stato constatato che si è trattato solo di una botta rimediata. Considerando che siamo a mercoledì, ovviamente notizia di ieri, e si gioca domenica a Cagliari, ci sono i tempi per smaltirla. Dunque gestirà un po' i carichi di questi giorni, ma c'è fiducia di vederlo lì a Cagliari con Lukaku dal primo minuto. Poi magari un po' di riflessioni aperte, ce ne saranno tante in questa stagione anche alla ricerca di equilibri nuovi considerando l'abbondanza. Lì davanti Neres e Politano sarà un ballottaggio che ci accompagnerà per tutta la stagione. Domani però le prime prove in campo e magari le prime indicazioni. Ci sarà però Lukaku e vuole esserci anche Kvaratskhelia. Notizia confermata anche sul sito di Gianluca Di Marzio e si è accollato anche stamattina la Gazzetta. Ovviamente è solo una botta e a Cagliari dovrebbe esserci il georgiano, più sì che no. Poi ovviamente dipende come verrà smaltita. Nel caso non dovesse esserci, non facciamoci la testa perché gli infortuni, gli affaticamenti ci saranno tutto l'anno e quindi è anche un modo per trovare le alternative in determinate situazioni. E poi la partita è con il Cagliari, massimo rispetto per il Cagliari, però ovviamente non hai una partita super difficile sulla carta, quindi potresti anche provarle le alternative in situazioni del genere. Detto questo, Mario Rui, il Napoli non ha ancora perso la speranza di cedere Mario Rui, secondo quanto riferisce la testata giornalistica turca Fanatik. Il Besiktas starebbe intensificando i contatti con il Napoli per avere il terzino portoghese. È ufficialmente fuori lista, ha rifiutato nelle scorse settimane 6 offerte vantaggiose. In Turchia il calciomercato, che chiuderà domani come ho detto poc'anzi, il Besiktas potrebbe proporre un piccolo indennizzo al Napoli e coprire l'ingaggio che percepisce in Campania, circa 1,8 milioni di euro netti a stagione. Quindi diciamo che questa proposta è stata rispedita al mittente a quanto si legge oggi e dovrebbe affondare forse anche il Galatasaray last minute, perché il Galatasaray sta trattando Zaleschi. Nel caso non dovesse andare in porto comunque la trattativa con Zaleschi, potrebbe riproporre un'offerta al terzino portoghese per portarlo in Turchia, ma credo che Mario Rui anche un'offerta last minute comunque la va a rifiutare, perché a quanto abbiamo capito vuole restare a Napoli fino a gennaio o forse fino a giugno per aspettare un'offerta che più gli suona, tra virgolette, oppure una piccola idea, ma è una mia piccola considerazione, ma fa che Mario Rui ha visto l'ambiente a Napoli, ha comunque lavorato con Conte perché ha lavorato nel primo periodo e nei ritiri, fa che anche da fuori rosa e da esiliato vorrebbe godersi al limite, pur solo guardandola, una finale di Coppa Italia, un trofeo che puoi andarti comunque a giocare perché hai una partita a settimana, fa che vorrebbe godersi gli ultimi momenti. È solo una mia considerazione, ma credo che comunque alla base ci siano offerte che il calciatore non ha accettato e ha valutato, diciamo, poco sufficienti per quanto riguarda ciò che si aspettava stesso lui e forse il suo
procuratore. Per quanto riguarda il gruppo di lavoro di Antonio Conte e il rientro dei nazionali, è partito già da giorni l'avvicinamento al Cagliari, nonostante a Castelvolturno il gruppo non sia ancora al completo. Antonio Conte ieri ha ritrovato anche il gruppo degli italiani, Buongiorno, Di Lorenzo, Mairetta e Raspadori, ma anche Raccamani, quindi all'appello manca Anghissà che deve tornare, reduce dal viaggio sicuramente più lungo rientrato dallo Zimbabwe, e proprio il centrocampista del Camerun rappresenta uno dei principali dubbi del tecnico verso la trasferta di Cagliari, che aprirà, nonostante l'assenza delle coppe, un ciclo di 5 gare in 19 giorni, con a seguire la sfida alla Juventus, poi ci sarà il Palermo e poi il Monza e il Como, ovviamente in casa. Il più atteso, al ritorno tardivo di Anghissà, fa da contraltare il rientro in settimana degli scozzesi. Gilmour e McTominay sono stati i primi a rientrare e dalla ripresa di martedì sono in gruppo. In particolare McTominay, scatenato anche con la Scozia, è sicuramente il giocatore più chiacchierato per sostituire Frank Zambo Anghissà. Lo stiamo dicendo da un bel po' di giorni e credo che così sarà, considerando che veramente Anghissà, al di là dei viaggi lunghi, differenze climatiche, dobbiamo anche metterci, secondo me, una differenza di terreni di gioco e strutture, perché nel tempo, ogni volta che abbiamo visto i nostri partire per le nazionali africane, sia Osimhen sia Anghissà, talvolta comunque abbiamo notato durante gli allenamenti, ma anche durante le partite, che in primis i terreni di gioco lasciano un tantino a desiderare. Molte volte li vedi comunque allenarsi sulla terra in strutture che non sono tanto simili a quelle che poi usi in maniera giornaliera nel tuo club, quindi qualcosina potrebbe incidere anche a livello muscolare, al di là che Anghissà è sempre stato un calciatore che in ritorno dall'Africa e con la sua nazionale ha sempre avuto quella settimana, chiamiamola, di ambientamento, una settimana comunque che lo vedi che è un po' sfasato, lo è già, diciamo, di indole, perché ogni tanto comunque anche durante la partita si accende, si spegne. La continuità che ha avuto nell'anno dello scudetto è una cosa molto ma molto lontana, quindi credo che vedremo McTominay titolare, e lo possiamo dire forse anche oggi. Poi se Conte ritrova Anghissà, oggi dovrebbe arrivare giovedì e lo vede pronto, noi alziamo le mani, poi sarà il campo a darci tutte le sentenze del caso, però visto che noi lo conosciamo molto bene e ne abbiamo viste di tutti i colori, soprattutto quando rientra dalla nazionale, io ci andrei cauto, visto che in panchina c'è gente che nella propria nazionale ha fatto veramente molto bene nelle due partite, al di là dei gol segnati, e tecnicamente molto ma molto validi, che potrebbe dare un apporto alla mediana e al centrocampo del Napoli di tutto rispetto, anche sedendo Anghissà. Questo è il punto della situazione, poi vedremo. Oggi ci sarà la conferenza stampa di De Laurentiis con il nuovo sponsor Sorgesana, che dovrebbe prendere il posto di Abit dietro le maglie del Napoli, ma la presenterà oggi il presidente De Laurentiis e vedremo cosa succederà in tal senso. Fatemi sapere la vostra ovviamente qui sotto nei commenti. Sempre Forza Napoli, ciao.